Un saluto a tutti, in questo video vedremo quanto sia semplice utilizzare il generatore di frequenze della Unity UTG 932E con il nostro Tesla Coil Imprinter. Naturalmente posizioniamo la boccetta con acqua e alcol sulla testa del Tesla Coil Imprinter per poter individuare la frequenza di risonanza dalla bobina. Accendiamo il generatore, ci appare questa schermata, sulla prima riga troviamo la frequenza, sulla seconda l'ampiezza, sulla terza l'offset e infine la fase. A noi ci interessa modificare l'ampiezza e la frequenza. Posizioniamoci con la rotella sulla seconda riga, ampiezza, e assicuriamoci che ci sia la massima ampiezza, cioè 20 volt. Stando sulla seconda riga possiamo scrivere direttamente 20 e dopodiché cliccare su volt picco picco. Questa è la massima tensione erogabile da questo generatore. Adesso ci spostiamo sulla prima riga e impostiamo la frequenza di risonanza. Sappiamo che questa bobina di Tesla va in risonanza a circa 1,4 MHz, quindi possiamo direttamente scrivere 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1.400.000 e clicchiamo su Hertz. Possiamo a questo punto abilitare l'uscita del canale 1 dove è collegata la bobina. Cliccando sul pulsante ci spostiamo sulla terza cifra e ruotiamo la rotella fino a quando non vediamo che si accende il LED. Individuiamo la posizione in cui il LED raggiunge la massima luminosità e quindi questa è la frequenza di risonanza del nostro Tesla Coil Imprinter. Come potete vedere sull'oscilloscopio si può vedere come in giallo sia riportata la frequenza di ingresso della bobina e invece in azzurro, attraverso il probe dell'oscilloscopio, vediamo invece la frequenza rilevata dal probe dell'oscilloscopio, che è perfettamente sfasata di 180 gradi, quindi in controfase. Anche in questo caso possiamo utilizzare un tubo fluorescente che, accostato alla bobina, si illumina indicando quanto sia potente il campo elettrico intorno alla bobina stessa. Una volta individuata la frequenza di risonanza, possiamo passare a impostare la frequenza da modulare. Per fare questa operazione basta premere il tasto in alto. Sulla prima riga troverete la forma d'onda della modulazione in ampiezza, cioè AM, sulla seconda riga la frequenza da modulare e sulla terza riga la profondità, ovvero la grandezza del minimo della frequenza modulante. Questo parametro conviene lasciarlo
o impostarlo al 50%. Anche la prima riga, cioè il tipo di modulazione, conviene lasciarlo a sine, cioè a sinusoidale, non conviene assolutamente modificarlo. Quello che invece ci interessa modificare è la frequenza da modulare, che non deve essere superiore a 12.000 Hz. Quindi possiamo impostare qualsiasi frequenza per qualsiasi sperimentazione volessimo fare che non superi i 12.000 Hz. In questo caso è già impostato 2 Hz e quindi vedete come il LED del Tesla Coil lampeggi alla frequenza di 2 volte al secondo e analogamente sull'oscilloscopio potete vedere come si ha questa modulazione in ampiezza. Posizionando con la rotella il cursore sulla seconda riga possiamo naturalmente cambiare frequenza. Basta appunto posizionarsi e scrivere qui la frequenza che vogliamo. Ad esempio 500, poi clicchiamo su Hertz e adesso stiamo modulando la frequenza di 500 Hz, quindi nell'acqua avverrà l'imprinting di una frequenza di 500 Hz. Naturalmente la luce, il LED sul Tesla Coil Imprinter a questa frequenza è fissa, mentre sull'oscilloscopio vedremo delle piccole vibrazioni che praticamente corrispondono ai 500 Hz che abbiamo impostato. Quindi eseguire un imprinting di una frequenza con il generatore UTG 932 è veramente molto semplice. Naturalmente è consigliabile che questa frequenza di imprinting, in questo caso 500 Hz, permanga per almeno 30 minuti, in maniera tale da assicurarci che venga eseguito un imprinting perfetto. Grazie per l'attenzione.